io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Molise, a Campobasso. Queste saranno le tappe della nostra gita. Campobasso si trova a 700 metri sul livello del mare. Ha origini longobarde e il toponimo viene da Campus Vassorum, il luogo dove risiedevano i vassalli. Se non avete problemi a camminare, parcheggiate in piazzale Giovanni Palatucci e, dopo una breve salita su Viale del Castello, entriamo nel centro storico per Porta San Paolo. Saliamo a visitare la chiesa di San Bartolomeo del XIII secolo. Sulla sua facciata, proprio sopra il portale, si trova una bellissima lunetta scolpita, con ascensione di Cristo all'interno di una mandorla, i 4 evangelisti e figure misteriose, interpretate come profeti oppure dottori della Chiesa. La vicina Torre Terzano, a pianta circolare in pietra semplice, faceva parte del sistema difensivo della cinta muraria voluta da Nicola Monforte nel XV secolo. Si possono vedere ancora le feritoie a conferma della funzione difensiva. Tra la torre e la chiesa vi era una porta che permetteva l'ingresso dalla zona. Proseguiamo, sempre in salita, per la chiesa di San Giorgio, dedicata al patrono cittadino e, secondo alcune fonti, la più antica chiesa della provincia. Nel X secolo probabilmente fu edificata su un antico tempio pagano. Sulla facciata a capanna è presente una lunetta con agnello crucifero e ornamenti floreali. Più in alto si trova un piccolo rosone d'imbuto. Nei muri esterni sono integrati simpatici elementi romanici. Un pellicano, un sole e una testa d'asino. Provate ad individuarli tutti. Al suo interno si trovano affreschi trecenteschi, purtroppo molto rovinati. Proseguiamo per il santuario di Santa Maria del Monte, di origine trecentesca. La facciata è in pietra e bugne. Venne affidata ai Cappuccini nel XVI secolo. All'interno, la statua in legno della Vergine in trona con bambinello venne restaurata nel 1824 con abiti ottocenteschi, ma risale al 1334. Di fronte al santuario vediamo il castello Monforte, simbolo di Campobasso e monumento nazionale. È del 1375, sorge su una precedente fortificazione di epoca sannitica. Venne restaurato a metà 1400 da Nicola II Monforte, da cui prese il nome. La grande torre in alto attualmente ospita la stazione meteorologica di Campobasso dell'Aeronautica Militare, a 808 metri sul livello del mare. Leggenda vuole che esista un passaggio segreto sotterraneo che dalle segrete del castello porti fino a Porta Sant'Antonio Abate. Scendendo dalla collina vediamo il museo in Palazzo Pistilli, una residenza signorile del XVIII secolo. In zona si trova anche il Museo Archeologico Nazionale, un museo sannitico. Vediamo ora la chiesa di San Leonardo, che fonde il romanico con il gotico. Lo stemma del bovino rimanda alla leggenda secondo cui un certo re Bove, di epoca romanica, avrebbe fatto costruire molte chiese in Molise. Proseguiamo per la cattedrale della Santissima Trinità del 1504. Venne ristrutturata in stile neoclassico dopo il terremoto del 1805. Al suo interno da segnalare gli affreschi e la fonte battesimale del 1745. Usciamo su piazza Gabriele Pepe, su cui affacciano il Palazzo del Governo e il Teatro Savoia. La statua è dedicata a Gabriele Pepe, ricordato per la sua vita romanzesca. Nel 1826 si batté in duello con un poeta francese che osò offendere l'Italia, per poi curargli personalmente la ferita. Proseguiamo per il municipio e fermiamoci nel parco comunale di Villa de Capua, che prende il nome dalla villa settecentesca che la contessa Mariana de Capua donò alla città. Qui si trovano cedri del Libano, tigli, cipressi, statue in marmo, fontane e grotte in tufo. Visitiamo ora lo straordinario Museo dei Misteri, meraviglia italiana e patrimonio culturale. Dal XVII secolo le confraternite laiche di Campobasso rappresentavano scene sacre su barelle, che venivano portate a spalla in processione durante il Corpus Domini.
Queste confraternite, a metà del XVIII secolo, commissionarono allo scultore Paolo Saverio di Zinno la progettazione di 24 macchine a spalla, poi realizzate dai maestri ferrai della città. Queste macchine, o ingegni, erano fatte da una piattaforma lignea con un asse centrale a cui, con delle ramificazioni, erano attaccati seggiolini e cinghie, su cui andavano fissati figuranti, di solito bambini, che impersonavano angeli, diavoli, sante e madonne. Con il passare del tempo gli spettacoli divennero sempre più profani. Dopo 250 anni le macchine, definite misteri da Di Zinno, sono ancora perfettamente funzionanti. Nel museo sono esposti questi misteri con una scheda che ne riepiloga le misure, il numero di personaggi e portatori previsti e una breve descrizione della scena rappresentata. Davvero imperdibile. Fate solo attenzione agli orari di apertura, che nel momento in cui registro sono dalle 16 alle 18 dal lunedì al sabato. Tappa successiva è la chiesa di Sant'Antonio Abate, con interni barocchi, un bell'altare maggiore e un organo del 1696. Porta Sant'Antonio Abate faceva parte del sistema difensivo della città, voluto da Cola di Monforte nel 1456. Rimane anche la torre circolare. Vediamo la chiesa di Santa Maria della Croce, del X secolo, sede della Confraternita dei Crociati. All'interno si trovano sculture di Paolo Saverio di Zinno e un dipinto del corteo dei Crociati, il diavolo che fugge. Nelle vie del centro storico di Campobasso si trovano molti portali con stemmi di famiglie nobiliari o figure allegoriche. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!